Ciao amici, come va oggi? Spero bene, perché oggi vi porterò in un viaggio speciale. Un viaggio che ha cambiato la storia del mondo. Un viaggio fatto di coraggio, di fede e di mare infinito. Chiudete un momento gli occhi. Immaginate il suono delle onde, il vento che soffia forte, il profumo del sale nell'aria. Il cielo è grande, blu, senza fine. Davanti a voi solo l'oceano. E dietro l'Europa, con le sue certezze, le sue paure, i suoi confini. In mezzo a tutto questo c'è un uomo. Si chiama Cristoforo Colombo. È nato a Genova, una città di marinai, di mercanti e di vento. Fin da bambino amava ascoltare le storie dei navigatori, storie di terre lontane, di spezie, di isole misteriose. Ogni volta che qualcuno parlava di viaggi, i suoi occhi brillavano. Dentro di lui cresceva un sogno grande, quasi impossibile. Colombo credeva che oltre l'oceano ci fosse una via più corta per arrivare in Asia. Lì, dicevano, c'erano ricchezze immense, oro, spezie, tessuti preziosi. Ma nessuno sapeva come arrivarci senza passare per le lunghe e pericolose rotte dell'Africa o del Medio Oriente. Lui però era convinto che la Terra fosse rotonda e che andando verso Ovest prima o poi avrebbe raggiunto l'Oriente. Era un'idea folle per il suo tempo. Molti ridevano di lui. Dicevano: «È pazzo, il mare finisce, dopo un certo punto le navi cadono nel vuoto». Ma Colombo non si lasciò fermare. Aveva un fuoco dentro, una voce che diceva: «Vai, scopri, credici». Non era un nobile, non aveva ricchezze, solo una mente curiosa, mani abituate al lavoro e una fede profonda. Credeva che ogni sogno, se portato avanti con perseveranza, potesse diventare realtà. E così cominciò la sua lunga ricerca. Andò di corte in corte, da un re all'altro, chiedendo aiuto per la sua spedizione. Prima in Portogallo, poi in Inghilterra, poi in Francia. Ma tutti dicevano di no. Troppo rischioso, troppo costoso, troppo incerto. Eppure lui non si arrese mai. Pensateci un momento. Quante volte nella vita qualcuno ci ha detto «è impossibile» e quante volte abbiamo quasi creduto che avessero ragione. Colombo invece no. Ogni rifiuto era solo un passo in più verso il sì che aspettava. Dopo anni di attesa, finalmente trovò qualcuno disposto ad ascoltarlo. Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona, i re cattolici di Spagna. Anche loro all'inizio dubitavano, ma Colombo parlava con una passione che conquistava. Parlava del mare come di una promessa. Diceva che Dio stesso lo guidava in quella visione. E alla fine Isabella decise di credere in lui. Era il 1492, un anno che sarebbe rimasto per sempre nella memoria dell'umanità. Colombo ricevette 3 navi, la Nina, la Pinta e la Santa Maria. Non erano grandi né moderne, erano fatte di legno, spinte dal vento, affidate al coraggio degli uomini. Il porto di Palos in Spagna era pieno di gente quel giorno. Alcuni lo guardavano con ammirazione, altri con paura. Qualcuno pensava: non tornerà mai. Ma Colombo, guardando il mare, sentiva dentro di sé una calma profonda. Non sapeva cosa lo aspettava, ma sapeva perché partiva. Perché il suo sogno era più forte di ogni paura. E così, una mattina d'agosto, salpò. Le vele si aprirono come grandi ali bianche, il mare si allargò davanti a loro e il mondo in silenzio trattenne il respiro. Il viaggio era cominciato.
Il mare era immenso e silenzioso. Le 3 navi si muovevano lentamente, sospinte dal vento caldo dell'estate. Ogni vela si gonfiava come un respiro, ogni onda sembrava una promessa o una minaccia. Colombo camminava sul ponte della Santa Maria con passo sicuro. Guardava l'orizzonte e sentiva che qualcosa di grande stava per accadere. Aveva studiato le mappe, osservato le stelle, pregato ogni notte, ma sapeva che ora tutto dipendeva dal mare. All'inizio l'equipaggio era pieno di entusiasmo, si rideva, si cantava, si parlava del tesoro che li aspettava dall'altra parte del mondo. Ma dopo i primi giorni il tempo sembrò fermarsi. Il mare non cambiava mai, nessuna terra, nessun segno di vita, solo acqua e cielo. Ogni giorno uguale all'altro, sole rovente di giorno, vento freddo di notte. Le mani ferite dalle corde, la pelle bruciata dal sale, l'odore del pesce, del sudore, del legno bagnato. E quel silenzio, interrotto solo dal cigolio delle navi e dal rumore delle onde. Passarono settimane. Gli uomini cominciarono a dubitare. «Non c'è nessuna terra», gridavano alcuni. «Torniamo indietro o moriremo tutti». Colombo cercava di calmarli, di dare speranza, sorrideva, anche quando il cuore tremava. Ogni sera guardava il cielo e parlava con le stelle. «Guidami voi, mostratemi la strada», sospirava. Credeva che Dio avesse messo nel suo cuore quella missione, e quella fede era la sua bussola. A volte il mare era calmo come uno specchio, altre volte diventava furioso, scuro, con onde alte come montagne. La Santa Maria gemeva sotto i colpi dell'acqua. Gli uomini si stringevano insieme, pregando. Il vento urlava come un mostro invisibile. Ma anche nei momenti peggiori Colombo non perse mai la fiducia. Un giorno, mentre il sole tramontava, vide qualcosa muoversi tra le onde. Una piccola pianta galleggiante, poi una piuma, poi un ramo, segni di terra vicina. Il cuore gli batteva forte. Corse a gridare: «Coraggio, siamo vicini, la terra non è lontana». Ma ancora una volta passarono giorni senza vedere nulla. Le provviste cominciavano a finire, l'acqua era poca e calda, il pane era duro, la carne marcia. Alcuni marinai cominciarono a parlare di ammutinamento. Volevano tornare in Spagna. Dicevano che Colombo li aveva ingannati, che non esisteva nessuna nuova rotta. Colombo li ascoltò in silenzio, poi salì sul ponte, sotto un cielo pieno di stelle, e parlò con voce ferma. «Amici miei, siamo partiti insieme, e insieme arriveremo. Non posso promettervi ricchezze, ma posso promettervi la verità. E la verità è che la terra esiste. È là, oltre questo orizzonte. Io lo sento nel cuore». Quelle parole non cancellarono la paura, ma accesero una piccola luce. E a volte basta una piccola luce per continuare a camminare. Passò un altro giorno, poi un altro ancora. Il 11 ottobre il vento cambiò. Un profumo nuovo si diffuse nell'aria. Un profumo dolce, diverso, come di fiori e di legno fresco. Colombo lo sentì, alzò lo sguardo e vide gli uccelli. Uccelli che volavano bassi, venendo da ovest. Segno certo di terra. Gridò: «Prepariamoci, tenetevi pronti». Gli uomini corsero ai loro posti. Il mare sembrava brillare di una luce diversa. Qualcosa stava per accadere.
E quella notte nessuno dormì, gli occhi fissi sull'orizzonte, il cuore pieno di attesa. Ogni rumore del mare sembrava un segnale, ogni ombra una speranza. Colombo camminava in silenzio, con lo sguardo teso verso l'oscurità. Sapeva che il momento era vicino, forse poche ore ancora, forse solo un sogno, ma nel profondo del suo cuore sapeva che il sogno stava per diventare realtà. Era la notte tra l'11 e il 12 ottobre 1492. La luna brillava alta nel cielo e il mare era calmo, quasi immobile. Le 3 navi avanzavano lentamente, tagliando l'acqua come 3 ombre silenziose. Tutti erano svegli, anche se fingevano di dormire. Nessuno voleva chiudere gli occhi, nessuno voleva perdersi quel momento. Colondo guardava l'orizzonte, le sue mani tremavano leggermente, ma non per la paura. Era l'emozione. Dopo più di 2 mesi di viaggio, forse finalmente la fine, o forse un nuovo inizio. Poi, nel cuore della notte, una voce gridò: «Terra! Terra!» Fu come un tuono. Gli uomini corsero sul ponte, gli occhi pieni di lacrime, le mani alzate verso il cielo. Davanti a loro, lontano ma chiaro, si vedeva qualcosa di diverso. Una linea scura contro il blu dell'oceano. Una costa, una terra sconosciuta. Alcuni si inginocchiarono, altri piansero. Colombo rimase in silenzio per un momento. Guardava, respirava, sorrideva. Poi si inginocchiò anche lui e sussurrò: «Grazie, Signore, abbiamo trovato la strada verso l'Oriente». Non sapeva ancora che quella non era l'Asia, era qualcosa di completamente nuovo, un continente che nessun europeo aveva mai visto prima, un mondo che avrebbe cambiato per sempre il destino dell'umanità. All'alba le navi si avvicinarono lentamente alla riva. Il sole sorgeva, colorando il cielo di oro e di rosa. Le palme ondeggiavano nel vento leggero. L'acqua era limpida, di un azzurro mai visto. Sulla spiaggia uomini e donne osservavano stupiti quelle strane navi che arrivavano dal mare. Colombo scese per primo. I piedi affondarono nella sabbia calda. Si inginocchiò, toccò la terra e la baciò. Poi alzò gli occhi e guardò intorno. Era un paesaggio di pace, pieno di suoni nuovi, uccelli che cantavano, onde leggere, risate lontane. «Questa è la terra promessa», disse piano. «Il sogno è diventato realtà». Gli uomini portarono con sé una bandiera con la croce spagnola. Colombo la piantò nella sabbia con rispetto e solennità. Dichiarò quella terra come scoperta per la Spagna e la chiamò San Salvator, ma dentro di sé sapeva che apparteneva a qualcosa di più grande, a un sogno che superava confini, lingue e imperi. I giorni seguenti furono pieni di meraviglia. Gli abitanti del luogo li accolsero con curiosità e gentilezza. Parlavano una lingua sconosciuta, ma i sorrisi bastavano per comunicare. Scambiavano doni, conchiglie, piume colorate, piccoli frutti dolci. Colombo osservava tutto con occhi pieni di stupore, annotava ogni dettaglio nel suo diario, con mani tremanti e cuore grato. Le isole che scoprì erano ricche di vegetazione, di profumi, di vita. Le acque brillavano come vetro e i tramonti erano dipinti di rosso e d'oro.
Era un paradiso, un luogo dove ogni cosa sembrava nuova, ogni pianta, ogni voce, ogni colore. Eppure, tra la bellezza, sentiva anche il peso della responsabilità. Sapeva che quello era solo l'inizio, che l'incontro tra quei due mondi, l'Europa e le nuove terre, avrebbe portato meraviglia, ma anche dolore, perché ogni scoperta è anche un impatto, uno scontro, una trasformazione. Colombo però non poteva immaginare tutto questo. In quel momento sentiva solo gioia. Scriveva: «Oggi ho visto la più bella terra che occhio umano abbia mai visto». E mentre scriveva, pensava ai suoi anni di attesa, ai rifiuti, alle notti di paura, al mare infinito. Tutto era valso la pena. Dopo settimane di esplorazione, decise di tornare in Europa per raccontare ciò che aveva trovato. Non sapeva ancora che la sua scoperta avrebbe cambiato per sempre la geografia, la storia e i sogni degli uomini. Il viaggio di ritorno non fu facile. Tempeste, venti contrari, paura di affondare. Ma ora l'equipaggio aveva una forza diversa. Avevano visto la terra, toccato la speranza. E questo bastava per superare ogni paura. Quando finalmente le navi tornarono in Spagna, fu come un miracolo. La notizia si diffuse in tutto il mondo conosciuto. Colombo ha trovato una nuova via per l'Oriente. La gente correva per le strade, le campane suonavano. I re lo ricevettero con onore e il suo nome diventò leggenda. Ma Colombo, in mezzo a quella gloria, restava umile. Diceva: «Non io, ma la fede e la perseveranza hanno portato le navi fino a quella terra». E ogni volta che chiudeva gli occhi, rivedeva il mare, la luce dorata del primo mattino e quella voce lontana: «Terra, terra!». Dopo il ritorno, Cristoforo Colombo divenne famoso in tutta Europa. Tutti parlavano di lui, dell'impresa impossibile diventata realtà. Le mappe cambiarono, i libri di geografia si riscrissero e il mondo sembrò improvvisamente più grande. Le persone cominciarono a sognare nuovi viaggi, nuove scoperte, nuove rotte da tracciare. Ma la vita, come il mare, non è mai calma troppo a lungo. Col tempo arrivarono anche i dubbi, le critiche, le difficoltà. Alcuni dicevano che Colombo non aveva scoperto nulla di nuovo, altri lo accusavano di arroganza. Lui però sapeva che ogni grande sogno porta con sé anche l'incomprensione. Chi guarda oltre l'orizzonte spesso viene frainteso da chi non ha il coraggio di farlo. Colombo compì altri viaggi, cercando ancora quella via per l'Asia che non avrebbe mai trovato. Navigò verso nuove isole, esplorò nuove coste, ma non immaginava di aver già cambiato per sempre la storia. Il mondo dopo di lui non sarebbe mai più stato lo stesso. L'oceano non era più una barriera, era diventato un ponte. Negli ultimi anni della sua vita, Colombo visse tra onori e delusioni. Aveva ottenuto tanto, ma aveva anche perso molto. Era stanco, ferito, dimenticato da molti di quelli che lo avevano esaltato. Eppure anche nei momenti più bui non smise mai di credere nel valore del suo sogno. Scrisse: «Il mare sarà sempre la mia casa e finché avrò fede troverò sempre una nuova rotta da seguire». Che frase meravigliosa! Una rotta da seguire, una strada che non si vede ma si sente.
Questa è la vera forza del sogno. Non serve sapere tutto, serve credere. Credere abbastanza da fare il primo passo, anche quando davanti c'è solo il mare. Se ci pensiamo bene, imparare una lingua è un po' come il viaggio di Colombo. All'inizio sembra impossibile, le parole sono come onde sconosciute. Ti perdi, ti confondi, a volte vuoi tornare indietro. Ma poi, un giorno, senza accorgertene, qualcosa cambia. Capisci una frase, parli con sicurezza, senti che stai arrivando da qualche parte. E dentro di te nasce la stessa emozione che provò Colombo quando gridarono «Terra!». Ogni lingua è un viaggio, ogni parola è una scoperta. Colombo ci insegna che non esiste sogno troppo grande se il cuore è abbastanza forte per sostenerlo. Ci insegna che la fede non è solo religiosa, è fiducia nella vita, nel futuro, in se stessi. E ci insegna anche che la curiosità è la vera bussola dell'anima. Senza curiosità restiamo fermi nel porto, con essa possiamo attraversare il mondo. Immaginate ora il mare al tramonto, il cielo rosso, le onde lente, la voce del vento. Colombo, ormai anziano, seduto sulla riva, guarda l'orizzonte, sorride. Sa che non ha trovato tutto ciò che cercava, ma ha trovato molto di più. Il senso del viaggio stesso. Il vero viaggio non è scoprire nuove terre, ma guardare con occhi nuovi. E forse è questo che anche noi dobbiamo ricordare ogni giorno. Quando impariamo una lingua, quando iniziamo qualcosa di nuovo, quando affrontiamo le nostre paure. Non serve arrivare subito, serve partire, con fiducia, con curiosità, con cuore aperto. Oggi, mentre ascolti questa storia, pensa a dove vuoi andare. Qual è la tua terra promessa? Forse non è lontana, forse è proprio dietro quella paura che ti blocca da tempo. Forse è dentro di te. Il mondo appartiene a chi osa, a chi, come Colombo, guarda l'oceano e dice «Io parto lo stesso». Grazie per aver viaggiato con me anche oggi. Spero che questa storia ti abbia fatto sognare, riflettere e credere un po' di più nei tuoi sogni. E se ti è piaciuto questo racconto, lascia un like per sostenere il canale. Scrivi nei commenti cosa ti ha colpito di più della vita di Colombo. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti per continuare a viaggiare con noi una parola alla volta. A presto, amici, e ricordate, il mare dei sogni non finisce mai.